Ok, allora, vogliamo cercare di risolvere questo esercizio e vogliamo naturalmente semplificarlo per andare poi ad ottenere questo risultato qui. Quindi già da adesso so che devo un po' separare quelle cose che sono, diciamo, governate dalla radice cubica e quelle cose che invece sono governate dalla radice quarta. Quindi in particolare sicuramente dovrò associare queste due cose qua e devo capire come farlo. Per capire come farlo è molto semplice, devo cercare di ridurre per quanto mi è possibile in fattori primi. Cioè, che cosa intendo? Partiamo dagli oggetti che ho evidenziato in giallo. Quindi che cosa succede? 54 inizio a chiedermi come si va a scomporre, cioè inizio semplicemente magari con una divisione per 2, ad esempio. Quanto fa 54 diviso 2? 27. Ora 27, vabbè, uno lo sa a memoria, è semplicemente 3 alla 3. Quindi dividendo per 3 alla 3 ottengo poi 1. Quindi questa è la scomposizione del 54. E allora che vuol dire? Vuol dire che posso rivalutare quella radice nel seguente modo. Cioè, praticamente scriverò 2 radice cubica di 2 per 3 alla 3. Quindi sono riuscito a riscrivere questa radice qua che faccio con l'asterisco qua. Ovviamente il 54 vale 54, ma allo stesso tempo vale 2 per 3 alla 3, naturalmente. Qual è il vantaggio adesso? Che io posso lavorarci, cioè la radice in generale si spezza sempre sui fattori. Che cosa intendo? Scriviamo qui, se ho una radice, e qui c'è un certo n, e sotto la radice ho a per b, che cosa succede? Che si spezza, quindi diventa radice ennesima di A per radice ennesima di B. E quindi vado a fare questo. Quindi ho 2 radice cubica di 2 radice cubica 3 al cubo. Naturalmente cosa succede adesso? Che la radice cubica si distrugge con l'esponente 3 perché si compensano. Quindi a me cosa rimane? Rimane solo quel 3 esterno, ma quel 3 esterno si va ad unire al 2, quindi in totale ho 6 radice di 2. Quindi questa cosa qui va a semplificare il mio primo pezzettino. Ora devo fare lo stesso identico discorso con il 250. Ora vado a prendermi il 250 e inizio a scomporlo. Questo ha una scomposizione facile perché direttamente posso dividere tutto per 2 per 5. Perché dico per 2 per 5? Perché 2 per 5 fa 10, quindi divido subito per 10 e ottengo 25. Successivamente 25 è un 5 alla 2 e quindi qui rimane 1. Allora, che cosa ho scoperto? Che in totale ho 3, 5, quindi avrò 2 per 5 alla 3. Quindi con lo stesso giochetto di prima, il radice cubica di 250 si scriverà in questo modo adesso. C'ho una freccia, lo possiamo riscrivere come radice cubica di 2 per 5 alla 3. Ecco che di nuovo si spezza e mi esce radice cubica di 2 per radice cubica di 5 alla 3, ma ancora una volta questi due si vanno a semplificare. Quindi in totale a me cosa è rimasto? È rimasto 5 radice cubica di 2. Ecco quindi che ho trovato questo pezzo e devo unirlo. Scusami, semplicemente prima mi sono dimenticato il cubo qua. E devo unire questo pezzo con questo pezzo. Tra questi due pezzi in mezzo c'è un segno meno. Ora, iniziamo a pensare a questo pezzettino qua come una singola variabile. Cioè, immagina che quel pezzettino lì siano delle mele. Allora ho 6 mele meno 5 mele. È chiaro che mi rimane una mela. Ma adesso questa mela chi è? È proprio la radice cubica di 2. E infatti vedi che nel nostro risultato, nel primo pezzo che abbiamo adesso risolto, c'è proprio radice cubica di 2. Ora dobbiamo andare a fare lo stesso identico lavoro per quanto riguarda gli altri due pezzi. Ovviamente qui è più complicato perché vedi già i numeri sono più alti, però adesso andiamo a prenderli in disparte. Quindi dobbiamo curarci adesso di questo 243. Procedo dunque con questo 243. Quindi vado a prendermi il 243. Adesso non sarà facile perché il numero ovviamente è più grande, ma cos'è che mi risalta subito all'occhio? Che sicuramente è un numero divisibile per 3, perché la somma delle cifre è un numero divisibile per 3. Ho 2 più 4, 6, più 3, 9.
Quindi sono sicuro al 100% che questa cosa si divide per 3. Ed è anche molto facile dividere per 3, perché 3 per 8 fa 24, quindi sicuramente serve un 8. Quindi quando poi vado a scrivere qui sotto 24, non rimane niente come resto, dovrò scendere poi il 3 e ci va una volta sola. E quindi ho scoperto che la divisione precisa è 243 diviso 3 mi dà 81, così, senza alcuna calcolatrice, ritornando alla classica divisione delle scuole elementari. Ora, 81 io so che è semplicemente 3 alla 4, quindi in totale cosa ci ho ricavato? Ho ricavato che 243 altro non è che 3 elevato alla 5. Quindi l'ho scomposto immediatamente, quindi che cosa ricavo? Se mi ricordo cosa c'era, ossia la radice quarta, anche qui ci sarà la radice quarta, però adesso come vado a sezionare il tutto? Mi stacco solo un 3 alla 4, quindi vuol dire che qui avrò 3 alla 4 per 3. E qui sopra ci metto sempre la radice quarta. Ora, qui radice quarta con esponente 4 si semplifica. E cos'è che mi è rimasto? Mi è rimasto semplicemente 3 radice quarta di 3. E quindi sono riuscito a sistemarmi il mio primo pezzettino. Ora devo riuscire a sistemarmi l'altro pezzettino, che è semplicemente questo 48. Anche in questo caso devo cercare di trovare una scomposizione con il 48. Quindi vado a farmela. 48, ma questo è facile, dalle tabelline mi ricordo che 6 per 8 fa 48, ma questi sono due numeri più facili da scomporre perché sono 2 per 3 e 2 alla 3, quindi in totale ho 2 alla 4 per 3. Ricordiamoci che questo stava sotto la radice quarta, quindi quando vado ad applicare la radice quarta cosa avrò? Avrò la radice quarta di 2 alla 4 con la radice quarta di 3. Quindi la radice quarta si va a semplificare con il 4 e di conseguenza viene 2 radice quarta 3. Allora sono riuscito a trovare il mio secondo pezzettino. Il 48 però era sotto la radice e di fianco alla radice che cosa c'era? C'era un 3, quindi vuol dire che io devo andare a recuperare quel 3. Quindi se radice quarta di 48 è questo oggetto qui, io ovviamente lo devo moltiplicare per 3. Moltiplicandolo per 3 avrò 6 radice quarta di 3. Ora che cosa succede? Che io devo andare a guardare come sono queste operazioni. L'ultimo col più è il primo con il meno, quindi dovrò fare esattamente questo qui, 6 di questo oggetto meno 3 di questo oggetto. Come prima, di nuovo, penso che questo oggetto sia una specie di mela e quindi dovrò fare 6 mele meno 3 mele, quindi per un totale di 3. Ecco come mai qui esce 3 radice quarta di 3. E quindi questo conclude il nostro esercizio. Se volessi fare il tutto preciso a rigore, che cosa andrei a fare? Semplicemente andrei a riscrivere tutto, cioè una volta trovate le varie cose, vado semplicemente a scriverle semplificate. Cioè, adesso lo faccio per completezza, quindi dovrei scrivere 6 radice quarta di 3 meno 3 radice quarta di 3 e dovrei scrivere anche 6 radice terza di 2 meno 5 radice terza di 2. Ovviamente qui esce radice terza di 2 e qui esce 3 radice quarta di 2. E ovviamente queste due cose sono poi da sommare e mi danno il mio risultato. E così concludo l'esercizio.